Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet parlerò del percorso di Sinner non soltanto nell'Australian Open, ma in generale in questi primi mesi della nuova stagione, in questi primi mesi del 2026 che potrebbero essere fondamentali per tornare il numero uno del mondo. Prima di entrare nel merito della questione vi ricordo di iscrivervi al mio canale Daniele Forzinetti qualora aveste piacere nel seguire i miei video e magari anche di lasciare un like a questo. Sinner ovviamente deve difendere il titolo agli Australian Open, come tutti sappiamo, l'ha vinto l'anno scorso, l'ha vinto 2 anni fa, quindi deve difendere 2000 punti dello scorso anno. E non sarà facile, soprattutto perché potrebbe trovarsi di fronte proprio lo stesso Carlos Alcaraz in finale. Prima, ovviamente, ci sono degli avversari, non dico di comodo, ma che per Sinner potrebbe essere poco più di una formalità, dato che anche Fonseca, che poteva essere il primo scoglio, è stato di fatto eliminato prematuramente anche per dei problemi fisici perché non era al meglio delle condizioni. Quindi Sinner può viaggiare spedito verso la semifinale dove potrebbe incontrare Djokovic e Musetti e su questo ovviamente già abbiamo discusso, ne abbiamo già parlato. Quello della semifinale probabilmente sarà il primo scoglio che lo separa poi dalla finale, probabilmente contro Alcaraz, ma non è scontato. Alcaraz ha da difendere soltanto 400 punti perché l'anno scorso arrivò ai quarti di finale, si fermò ai quarti di finale dell'Australian Open e quindi questo è un punto a favore dello spagnolo che arrivando in semifinale, arrivando in finale o addirittura a vincere il torneo, guadagnerebbe ulteriormente nei confronti di Sinner. Sinner potrebbe riuscire a tornare numero uno del mondo già eventualmente a Rotterdam. Il problema per Sinner è che innanzitutto lui dovrebbe confermarsi campione dell'Australian Open. Questo forse potrebbe essere lo scenario più semplice, tra virgolette, sempre parlando con le dovute proporzioni, nel senso che, visto il livello di Sinner, visto che viene da 2 vittorie consecutive, potrebbe riuscirci. La cosa più difficile sarebbe che Alcaraz facesse un torneo scarso, veramente un torneo che lo porti ad uscire molto presto e già comunque a passare i primi 2 turni, quindi è ovvio che questo non succederà. Proprio per questo motivo è molto improbabile. Poi Alcaraz a Rotterdam dovrà difendere 500 punti, mentre Sinner no. Sinner si è fermato, ricordiamolo che l'anno scorso ha avuto la sospensione di 3 mesi per la questione doping, non doping del Clostebol, e proprio per questo motivo Sinner avrà molti punti che potrà recuperare già da Rotterdam, dove come ho già detto Alcaraz dovrà difendere 500 punti. È improbabile, come ho sottolineato, che Sinner torni, anzi direi praticamente impossibile che torni numero uno del mondo dopo Rotterdam, perché è probabile che Alcaraz vada a difendere quei punti e sicuramente che riesca a fare una Australian Open che lo porti sicuramente quantomeno ai quarti di finale come l'anno scorso, ma immagino anche più avanti questa volta. Quindi nel complesso Sinner deve difendere 2000 punti però da qui a fine aprile, perché poi Sinner è tornato ai primi di maggio agli internazionali d'Italia l'anno scorso, mentre Alcaraz da qui fino ad aprile, alla fine di aprile, dovrà difenderne 2740, quindi ben 740 punti in più di Sinner, che non sono affatto uno scherzo, anche perché attualmente il gap è di 550 punti. Questi 550 punti è probabile che diventino un pochettino di più alla fine dell'Australian Open ed è probabile che comunque Sinner abbia qualche punto in più da recuperare, ma a lungo andare, alla distanza, ci saranno veramente tante occasioni, perché Alcaraz avrà da difendere diversi punti nei Master 1000, anche nell'ATP di Doha, poi non è detto che ci partecipi nuovamente o meno, però ci sono quei punti da difendere. Ha da difendere la vittoria a Monte Carlo, quindi 1000 punti di Monte Carlo. Sinner non ne ha fatto uno di quei Master 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. Poi c'è anche l'ATP 500 di Barcellona che sicuramente avrà il suo peso. Per questo motivo io credo che Sinner abbia ottime possibilità di tornare numero uno del mondo in primavera. Chiaramente il quando è molto difficile precisarlo, perché dipenderà dal percorso innanzitutto nell'Australian Open di entrambi i contendenti, perché come abbiamo già detto Sinner è il campione in carica e deve quantomeno arrivare in finale per riuscire ad avere un buon ranking a livello di numero uno, anche se chiaramente l'obiettivo di Sinner prima che tornare numero uno del mondo è quello di confermarsi campione a Melbourne, perché è quello l'obiettivo principale almeno di questa prima parte di stagione, perché poi ci sarà un bel po' di tempo prima di arrivare al secondo torneo del Grand Slam, ovvero il Roland Garros, che si svolgerà a giugno praticamente. Quindi credo che per Sinner l'obiettivo principale sia confermarsi campione, poi sarebbe tanto di guadagnato recuperare o comunque
tenere più o meno quel gap da Alcaraz, che probabilmente riuscirà ad incrementare ancora un po', ma che poi comincerà a ridursi nel corso delle settimane successive. Non proprio già a Rotterdam, ma quando inizieranno a marzo il Master 1000 di Indian Wells, il Master 1000 di Miami, lì Sinner potrà davvero fare la differenza, anche perché a Indian Wells no, ma a Miami ha dimostrato di trovare particolarmente feeling su quel cemento, quindi io credo che Sinner già a Miami potrebbe recuperare un bel po' di punti e non credo tornare numero uno a Miami, ma verosimilmente la data da cerchiare sul calendario potrebbe essere quella di Monte Carlo, perché Alcaraz lì deve difendere 1000 punti, è probabile comunque che arrivi fino alla fine del torneo, ma bisogna anche dire che Sinner lì ne deve difendere 0. È lì che c'è proprio il maggior scarto di punti dopo l'Australian Open, perché in questo caso nell'Australian Open c'è uno scarto molto ampio a favore di Sinner e quindi diventa sfavorevole perché Alcaraz può recuperare più punti, mentre a Monte Carlo c'è un 1000-0 di Alcaraz, quindi Alcaraz deve difendere 1000 punti e dovrebbe cercare di vincere nuovamente a Monte Carlo. Sinner invece avrebbe la possibilità di arrivare quantomeno in semifinale, perché poi sappiamo comunque che loro due è difficile che escano di scena, salvo problemi fisici o di questo tipo, è difficile che escano di scena agli ottavi o nei primi turni, insomma. Proprio per questo motivo quella data secondo me è da cerchiare in rosso. Non escludo che possa accadere prima, perché Alcaraz ha anche altri punti da difendere, però lì tra Monte Carlo e l'ATP 500 di Barcellona ha, mi sembra, 1350 punti da difendere. Proprio per questo motivo quelle date lì, e parliamo di aprile, sono da cerchiare sul calendario perché Sinner potrebbe mettere la freccia del sorpasso e tornare il numero uno del mondo. Poi chiaramente sarà tutto in divenire perché ricordiamoci l'anno scorso da quando è tornato Sinner come è stata la questione, come si è evoluta la vicenda con Alcaraz e Sinner che hanno fatto una serie di finali consecutive, sono andati in finale a Roma con la vittoria di Alcaraz, in finale a Parigi per il Roland Garros con la vittoria di Alcaraz e in finale a Wimbledon con la vittoria di Sinner. Quindi anche in quel caso, in quel testa a testa, qualora dovesse ripetersi lo stesso scenario, potrebbe essere comunque Sinner ad avere qualcosa da guadagnare vincendo quei tornei e battendo Alcaraz. Chiaramente parlo di Roma e del Roland Garros, perché a Wimbledon invece vincendo sarebbe Alcaraz a recuperare dei punti. Questo ovviamente è un discorso molto molto alla lunga e probabilmente in quel caso il sorpasso si potrebbe anche verificare di nuovo, perché io vorrei anche sottolineare questo aspetto, che Alcaraz l'anno scorso, nel momento in cui Sinner è stato assente, ha vissuto il peggior momento della sua stagione, nonostante abbia vinto a Monte Carlo, però vedendo il livello espresso poi dal ritorno di Sinner in poi, non ha quasi praticamente sbagliato nulla, ha vinto lo US Open, ha vinto il Roland Garros, ha vinto a Roma e ha vinto anche altri tornei, non ha vinto le ATP Finals chiaramente, dove invece a trionfare è stato Sinner ha vinto anche Wimbledon, quindi è stato un testa a testa, ma Alcaraz ha sbagliato veramente poco e il suo l'ha fatto arrivando in finale perché i due più forti del circuito attualmente sono loro e quindi ci si aspetta sempre che arrivino in finale e che si sfidino per i titoli. Prima invece Alcaraz senza Sinner ha fatto molta fatica, ha vinto a Rotterdam, ha vinto il Master 1000 di Monte Carlo, ma negli altri Master 1000 è uscito spesso prima del tempo, anche a Barcellona comunque non è riuscito a portare a casa la vittoria. Ovvio che il livello è sempre altissimo e non ci si può aspettare che un atleta, un tennista in questo caso, lo mantenga per tutta la stagione così alto, però fondamentalmente la competizione con Sinner probabilmente ha stimolato Alcaraz a fare quello step in più e penso anche che i due si stimolino reciprocamente a migliorare e a crescere. Questa è una rivalità bellissima che ci accompagnerà per i prossimi 10-15 anni del tennis, almeno è quello che ci auguriamo tutti, e quindi io credo che veramente sia qualcosa di clamoroso e non vedo l'ora di continuare a seguire queste vicende a partire dall'Australian Open, perché tutti ci aspettiamo questa finale anche all'Australian Open. L'abbiamo avuta, come già detto, alla Roland Garros, l'abbiamo avuta a Wimbledon e l'abbiamo avuta allo US Open. L'anno scorso non l'abbiamo avuta all'Australian Open perché Sinner è arrivato in finale contro Zverev e l'ha battuto. 2 anni fa Sinner ha vinto il titolo contro Medvedev. Questo credo che sia lo scenario perfetto, il momento migliore per far sì che i due si incontrino proprio in finale anche a Melbourne, anche se
chiaramente non c'è nulla di scontato e il torneo va vissuto nel corso del tempo, anche perché le condizioni climatiche lì in Australia non è che siano così favorevoli ed è un aspetto di cui tener conto, l'abbiamo visto con Cobolli, l'abbiamo visto con Darderi, quindi il clima e non solo può creare dei problemi fisici, io penso che sia dovuto anche alle condizioni climatiche, quello status non ottimale di Cobolli, di Darderi e di altri atleti, come abbiamo poi anche avuto modo di vedere gli ultimi mesi del 2025 anche in Cina o altrove, insomma, quindi bisogna tener conto di diversi fattori, però al di là di fattori esterni, chiaramente parlando semplicemente di livello di tennis, ci aspettiamo tutti la finale tra Sinner e Alcaraz e noi da italiani speriamo che a trionfare sia Sinner, questo è logico, però sicuramente ne esce vincitore lo spettacolo, sembra un po' retorica come frase, però è veramente così. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.